Ciao a tutti! Pasqua è vicina, quindi iniziamo con le ricette pasquali. E come se non con delle brioche sofficissime, buonissime, già ripiene di quella crema che piace tanto ai bambini, ma non solo. Dai, prepariamole insieme. Iniziamo. Impastiamo. Brioche, 500 g di farina zero, setacciata, 100 g di zucchero, 250 ml di acqua o latte se preferisci, leggermente tiepida. Sciolgo 10 g di lievito. Aggiungiamo un pizzico di sale, proprio un pizzico, e aggiungiamo anche l'uovo. Potete fare l'impasto a mano come lo sto facendo io, oppure in planetaria, va benissimo, anzi si lavora anche meglio. E infine 80 ml di olio di semi, stessa quantità, burro o strutto. Vaniglia, qualche goccia, poca farina e continuo sul piano. Facciamo un po' i muscoli. Se risulta ancora un po' appiccicosa, spolverata di farina per completare la lavorazione. Eccoci qua. Copriamo e lasciamo riposare per 15-20 minuti, così inizierà ad attivarsi il lievito, quindi inizierà a crescere, e poi potremo fare delle pieghe di rinforzo che servirà per una crescita più ottimale, più sostenuta, quindi daremo un po' di forza a questo impasto che adesso è morbido. A dopo. Voilà, vedi com'è cresciuta adesso? Abbastanza, si è proprio. Quindi facciamo un giro di pieghe, semplicemente. Guarda come. Allarghiamo leggermente. Adesso è più elastica, come vedi, che ha cominciato a fare il lievito la sua parte, quindi ha rilassato l'impasto che nella lavorazione diventa più stressato. Di nuovo allarghiamo e pieghiamo 1 e 3, chiudiamo qui e va bene così. Mettiamo in ciotola e lasciamo crescere. Quindi un paio d'ore circa, dipende dalla temperatura che abbiamo nell'ambiente, quindi se è più caldo lieviterà prima, se è più freddo lieviterà dopo. Se volete accelerare, mettetela nel forno, prima lo accendete lo fate arrivare a 25-30 gradi, lo spegnete e poi inserite la ciotola. A dopo.
Eccola. Rimane più compatta e meno rilassata grazie alle pieghe che abbiamo fatto. La allargo così a mano, si potrebbe anche usare il mattarello, ma è peccato, guarda che bolle. Peccato schiacciarle tutte. Lavoriamo sempre con farina sotto, che altrimenti si attacca. Misura 50 per 30 più o meno. Ora la facciamo con Nutella o crema spalmabile alla nocciola, qualsiasi altro tipo di gusto, al pistacchio, va benissimo, oppure un velo di crema pasticcera va bene pure, o marmellata, confettura. Insomma, ti puoi sbizzarrire secondo il gusto personale. Io sono sempre generosa. Prendo da una parte e chiudo così su se stessa. E divido in 10 parti. Chiudo le estremità con una forchetta ne prendo una alla volta e faccio così, giusto un giro, intreccio e posiziono su carta forno, allargando leggermente il buco. Semplice semplice, niente di particolare. Ora giro leggermente così, attorciglio le due estremità. Quello che vi posso consigliare è di tenere sempre a portata di mano una carta o un canovaccio per pulirci le mani, perché la Nutella se no andrebbe a sporcare il resto dell'impasto. Quindi facciamo uno e poi puliamo le mani e facciamo l'altro. Lasciamo crescere fino al raddoppio, diciamo circa un 30 minuti. Vedi, sono belle cresciute. Aggiusto leggermente le punte e spennello con uovo più latte. E sopra metto le codette colorate, giusto perché è Pasqua, ma potete anche farne a meno, ma se sono per i bimbi è più colorato, più carino. È ottimo regalo anche per Pasqua da portare. Poi vi faccio vedere alla fine come li decoro. È in forno con forno già a temperatura 180 gradi statico, 175 gradi ventilato per 25 minuti circa. Poi controllate sempre ad occhio, perché il colore vi dice già tutto. Il profumo in casa e anche oltre la casa è tanto. Non so se avete mai fatto una brioche a casa, ma danno quel profumo inequivocabile. Sono morbide, morbide, morbide. Mettiamolo così, ecco, così dovrebbe essere un coniglietto, con un po' di fantasia. Le orecchie. Forse questo ci somiglia di più, dai.
Voilà, coniglietto pasquale. Ora, se dovete regalarli oppure portarli ai bimbi, mettete sopra un cioccolatino, un ovetto di cioccolato, così da fare un po' più Pasqua. Puoi metterli così con la carta colorata oppure senza carta, quindi solo il cioccolato. E voilà, le nostre brioche coloratissime, sofficissime, buonissime sono pronte. Sono una nuvola e poi sono già ripiene, quindi il sapore, che ve lo dica fa, immaginate. Rifatele, sono ottime da regalare ma anche da mangiare, come faccio io. E grazie per la visione, per essere arrivati a fine video. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, è gratis. Grazie, ciao ciao, al prossimo video, baci baci.